Ciao a tutti ragazzi, che qua sono Megaticker. Ormai ragazzi questi i controller me li sogno di notte e credo che se mi seguite da un po' di tempo probabilmente anche voi inizierete a sognarveli. Ma io d'altronde non posso non portarvi le chicche che escono nel mercato ufficiale dei grandi marchi, ma anche qualche controller che attira la mia attenzione di marchi di terze parti. Qua stiamo parlando della QRD, vi lascio il link in descrizione per andare a scartabellare a vedere cosa vendono questi signori. Un controller per PlayStation 4, vi dico già, l'ho provato, l'ho unboxato e posso assolutamente svelarvi pregi e difetti. La scatola è questa, molto semplice. Da un lato vi dice che il controller è wireless, molto carino, ha un touchpad, parlando di PlayStation. Questo non capisco se si riferisce alla durata della batteria o alla durata del controller, e potrebbe essere perché qua dentro abbiamo una chicca di cui vi parlerò durante il video. Dice che è ergonomico e che vibra come non ci fosse un domani. Ebbene ragazzi, andiamo a spacchettare questo controller, che in realtà ho detto essere per PlayStation, ma si può utilizzare anche su PC e su dispositivi Android. Ebbene sì, perché è Bluetooth. Eccolo qua, lo metto un attimo da parte perché voglio farvi vedere la confezione qua sotto cosa nasconde. Mi è caduto tutto. Ebbene sì, comunque un cavetto Type-C, finalmente anche i controller di terze parti non hanno più quel micro USB tanto odiato. Questo comodo accessorietto che ormai è abbastanza già chiaro vedendolo così, serve per attaccare un cellulare e quindi giocare in modalità Bluetooth con lo schermetto qua davanti, e un libricino di istruzioni che ovviamente non ha l'italiano, ma adesso poi vi spiego tutti i trucchi del mestiere per usarlo al meglio, quindi mettiamolo da parte, sedetevi comodi, mettetevi l'anello del potere, eccolo qua. In realtà questi anelli erano posizionati qua per proteggere durante il viaggio l'analogico, cosa assolutamente gradita. Io adesso schiaccio, mi si accenderà, infatti se è già accesa la play, vedete sotto Natale escono sempre i controller un po' luminescenti, così che una volta finito di giocare lo potrete appendere tipo pallina sull'albero. Ad ogni modo ragazzi, avrete già visto, intuito che il controller è abbastanza una copia dal punto di vista della sagomatura di un controller dell'Xbox, anche per questo che dicono essere ergonomico, perché effettivamente il controller Xbox è un controller storicamente e in maniera risaputa molto comodo. Lo è anche questo. Quello che avrei gradito di più sarebbe stato un maggior grip qua sulla parte posteriore, è tutto liscio, tende un po' a scivolare, salvo poi, come ho già detto più volte, una volta scaldato con le mani, tutte queste plastiche liscissime diventano un po' più appiccicose sul palmo e sembra quasi avere un grip naturale con la mano. Nella parte posteriore, è inutile che lo nascondo, lo tengo per dopo perché ormai l'avete già visto, ci sono due palettine, eccole qui, palettine a cui si possono associare sia dei comandi singoli, ma si possono associare anche delle macro, ossia delle sequenze di azioni che vorrete eseguire con una singola pressione. Palette, ergonomia assolutamente eccezionale, sì, capitano bene sotto le mie dita. Piccolo appunto, lo switch qua dentro è piuttosto duro, la leva non è lunghissima e quindi l'azionamento di questi tastini digitali per quanto mi riguarda risulta leggermente duro. L'altro lato della medaglia è il fatto che, essendo un po' duro, è difficile schiacciarli per sbaglio, come spesso accade nei controller pro con le palette troppo molle al di sotto. Direte ragazzi, il Megaticker non sei mai contento, effettivamente sono rompiballe, però ragazzi è la verità, se sono troppo dure magari fate fatica a gestirle. Non so, mi viene in mente il salto dello stregone in Destiny che va gestito con dei continui click sul tastone. Ebbene, il tasto duro potrebbe dare qualche fastidio di troppo, ma è anche vero che nella concitazione di uno sparatutto è facile che se i tasti sono molli li andiamo a schiacciare inavvertitamente.
Non abbiamo trigger stop, abbiamo dei trigger molto molto lineari, mi piace molto la molla, il feedback e vi dico anche essere assolutamente molto molto precisi in game. Trigger magnetici all'interno hanno un magnete che, cambiando la sua posizione, comunicano al controller che stiamo premendo gradualmente il tastone. Tasto digitale sul davanti, qua sul bumper, molto carino, preciso e comodo l'azionamento. Croce direzionale che sì, funziona bene, però non ha il pernetto centrale che di fatto impedisce che vengano schiacciati tutti insieme i tasti, e questo può essere un piccolo fastidio quando l'azione della croce direzionale richiede un'estrema precisione. Mi piace molto il grip offerto da questi analogici, così come mi piace la molla che li gestisce. Vi farò vedere, ragazzi, stiamo parlando di un analogico con effetto Hall. Che minchia sia questo effetto Hall? Ebbene sì, lo so che ve lo starete chiedendo, come me lo sono chiesto anch'io la prima volta che l'ho sentito. Mi sono andato un attimo ad informare e ho scoperto che questo effetto prende il nome dal fisico Edwin Hall, che prima del 1800 ha studiato come i campi magnetici influenzino i conduttori attraversati da corrente. Ragazzi, però qua oggi non siamo a fare lezioni di elettrotecnica, ma siamo a parlare di controller. Ci tenevo soltanto a svelarvi perché tutti parlano di questo effetto Hall. Vi basti sapere che qui dentro abbiamo un analogico di nuova concezione che non sfrutta più i potenziometri a carboncino. Quei classici analogici sono quelli che dopo un po' si usurano e creano l'effetto drift. Questi in teoria non lo dovrebbero creare perché non ci sono parti dirette a contatto che sfregano e si consumano, ma c'è soltanto un magnete che, cambiando la sua posizione, comunica al controller la posizione della levetta e quindi in teoria dovrebbe essere infinito. In realtà, ragazzi, se vi interessa andate a vedere in alto a destra un video dove spiegavo l'effetto drift, perché è destinato praticamente in ogni analogico, anche in questi, prima o poi a comparire. Ma adesso vi ho tenuto già abbastanza con questi pipponi, andiamo avanti, se no si fa notte. Qua davanti abbiamo il LED, la porta di ricarica, il tastino di accensione e il tastino per l'autofuoco. C'è poi l'altoparlantino, è tutto in e quindi dico anche un jackino. Tra l'altro vi dico già che il jack restituisce un audio sulle cuffie collegate qui assolutamente molto molto buono. Non è scontato, soprattutto su controller di terze parti, così come non è scontato, e anzi mi ha stupito il fatto che la qualità della mia voce attraverso le cuffie collegate con il jack, è vero, si sente un po' meno forte, quindi bisogna alzare il microfono rispetto a un controller originale, ma mi hanno detto che si sente comunque in maniera molto pulita, e quindi assolutamente una lode, perché questo è un dramma che colpisce moltissimi controller anche di fascia alta. Ebbene, ragazzi, dopo avervi rotto le balle con mille parole, vi faccio un attimo vedere quanto facilmente si collega questo accessorietto che in 448 vi permette di giocare con un telefonino lì. Per la rimozione basta schiacciare qua sotto, eccolo lì, si leva in 448. Ho di nuovo acceso la play, direi che cambio un attimo l'inquadratura, vi faccio vedere le funzioni che ha per poi passare a un piccolo test. Rimanete con me perché vi faccio vedere la differenza di quelli classici. Farò una prova con un DualShock PlayStation 4 originale per farvi vedere appunto la differenza. Ebbene, ragazzi, intanto vi faccio vedere qua in queste immagini, che forse almeno da dietro al mio schermetto non si vede una mazza. Ad ogni modo, tastino di accensione insieme al tastino dello share premuti insieme, lui inizierà a lampeggiare. Eccolo qui, vuol dire che sta cercando qualcosa a cui connettersi. Andiamo qui su Bluetooth, aggiungi dispositivo Bluetooth, lui cerca, ecco qua, ha trovato un wireless controller, gli dico che mi ci voglio connettere, connesso. Lui smette di lampeggiare e a questo punto dovremo essere pronti a giocare. Facciamo una prova. Ci dice di schiacciare un tastone, l'abbiamo schiacciato, ecco là. Vediamo quindi che funziona. Andiamo un attimo in game. Intanto vi faccio notare che il controller, vedete, ha
per accedere X elimina, vuol dire che il controller è stato riconosciuto come un controller di Xbox, non di PlayStation, ma ad ogni modo funziona alla perfezione. Vado a cliccare sul mio stregone, me ne vado un attimo in pattuglia e magari smettendola di mettere il controller lì davanti che non si vedeva una mazza, eccolo qua, dovreste vederlo un po' meglio. Vi dicevo, possibilità innanzitutto di creare l'autofuoco. Io, vedete, schiaccio una volta, questo non mi spara più di un colpo alla volta, schiaccio il tastino, schiaccio questo, eccolo qui l'autofuoco, basta tenerlo premuto. Volete che l'autofuoco funzioni anche se non premo il tasto? Ebbene, schiacciate di nuovo, eccolo qui. Non so a cosa serva, magari in qualche gioco serve. Autofuoco che sparerà per sempre. Volete toglierlo? Schiacciate un'altra pressione, ecco lì che siamo tornati alla versione originale. Palette invece sotto, vedete, io ho associato il salto e dall'altra parte accucciarmi, ossia scivolare in Destiny se state ad esempio correndo. Molto molto comodo. Vedete che le mie palette sono assolutamente in una posizione molto comoda da raggiungere. Se volete invece, ragazzi, memorizzare le nuove funzioni sulle palette sotto, dovete tenere premuto il tasto 7, la palettina insieme, vi faccio vedere. Sul davanti adesso la lucina dovrebbe iniziare, vedete, a lampeggiare. Gli dico praticamente che il triangolo deve andare nella paletta sotto. Mi ha vibrato, ha fatto la pulsazione delle luci e a questo punto, come vedete, il triangolo è stato associato alla paletta di sotto. Per fare una macro, niente di più semplice, ripetiamo pressione e pressione, doppia pressione fino a che non lampeggia lì davanti, e a questo punto possiamo dirgli di correre, di saltare, di cambiare arma, manata, tastino sotto, e abbiamo memorizzato tutta la nostra azione. Ecco lì che io non faccio nulla. Lui, nelle tempistiche che gli avete dato voi, quindi di fatto non prende solo i comandi ma prende anche il tempo che intercorre tra un comando e l'altro, vi ripete in maniera automatica, eccolo qui, tutta la sequenza che avete fatto prima. Ripeto, cosa importantissima, che lui non prende solo la sequenza di comandi ma prende anche la tempistica. Vedete, mi sono fermato, ho saltato, dopo un po' ho cambiato arma e dopo un po' ancora ho tirato la manata. Se fate le cose più velocemente, lui le memorizzerà più velocemente. Ebbene ragazzi, vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere una differenza tra gli analogici classici e quelli effetto Hall. In questo momento siamo qua sul Player 2 Sony PS4 DualShock. Ebbene, io vado a muovere la levetta, guardate il mio cursore dove va rispetto alla circonferenza, stessa cosa dall'altra parte. Questo significa che l'input non è precisissimo. Non è precisissimo anche la zona morta e comunque a controller fermo. Guardate qui dove c'è scritto axis 1, 0, 2, 3. Ebbene sì, come vedete quei numeri continuano a muoversi. Di fatto quelli sono le coordinate del nostro analogico. Vedete, 1 è il massimo. Quando tornano nella zona centrale hanno questo sfarfallio, questa interferenza che di fatto può creare del drift. Ebbene ragazzi, adesso passiamo al controller della QRD per farvi vedere l'effetto Hall, quindi selezione Player 1, quanto più preciso è. Di fatto vedete axis 0, 1, 2 e 3 è tutto fermo, io muovo, questo se ne torna intanto nella zona centrale assolutamente alla perfezione, anche facendolo in maniera molto molto ignorante. Vedete che lo ricentra assolutamente con precisione. 392 è il suo centro e 392 rimane anche se lo prendiamo a calci. Numerini fissi vuol dire che non abbiamo interferenze sporche che sporcano appunto l'input, quindi non avremo nessun drift in gioco. E adesso vi faccio vedere che ruotando la nostra levetta il pallino resta assolutamente centrato e segue perfettamente la circonferenza del
nostro schemino grafico. Ebbene ragazzi, questo era per farvi vedere l'effetto Hall contro, a dire il vero sì, questo è un controller molto utilizzato, quindi gli analogici non sono nuovissimi, ma va sicuro che anche da nuovi questi giochetti di sporcizia a livello di impulso elettrico e di centratura, vedete il pallino che non torna perfettamente in centro e non lo è di fatto, con gli analogici classici è molto più facile averli. E quindi ragazzi, visto che il video è veramente lunghissimo, evito di farvi vedere me che gioco al mio cellulare. Ad ogni modo il controller si aggancia al cellulare nella stessa maniera, tastino share, tastino PlayStation per far andare in modalità ricerca al controller. Sul cellulare andate in impostazioni Bluetooth, lo associate e nei giochi compatibili potrete giocare col controller direttamente sullo schermetto del vostro cellulare posizionato qua davanti. Non ho veramente nient'altro da dire ragazzi, scusate la lungaggine, ma ci tenevo a descrivere bene questo oggettino. Vi dico le ultime due cose tecniche: 1200 mAh la durata, la capienza anzi della batteria, durata veramente molto lunga. E forse una cosa che avrei dovuto dire all'inizio del video, spero che siate arrivati qua e abbiate modo di sentirla: in gioco gli analogici, nonostante tutta questa precisione riscontrata nella prova tecnica sul sito web, non si traduce alla stessa maniera in precisione, ad esempio nella mira di uno sparatutto. La linearità, sebbene ripeto l'input sia pulitissimo, ma la linearità di reazione in proporzione allo spostamento della levetta non è altrettanto precisa come quella di un DualShock. Questo cosa vuol dire ragazzi? Semplicemente che questo controller per gli sparatutto competitivi sinceramente non ve lo consiglio, o quantomeno non posso metterlo in sostituzione di un DualShock. Lo consiglio assolutamente invece a chi degli sparatutto non vuol fare una ragione di vita, gioca come me per divertimento, e a tutti quelli che hanno esigenza magari in dei picchiaduro che altro di fare delle combo o di avere semplicemente riportati sotto dei comandi che normalmente dovreste azionare col pollicione spostando il dito dalla vostra levetta analogica. Bene ragazzi, vi ho detto veramente tuttissimo. Se vi è piaciuto il video lasciate un pollicione, iscrivetevi al canale, perché no abbonatevici. Io non posso fare altro che salutarvi, ci vediamo alla prossima qua è Megaticker e ciao!